Monica, causa esoterica del fatto che questo amante della nostra amica Aimee l'ha coinvolta nel giocare con le criptovalute. Sai che mi viene una cosa strana, come se lui mm, volesse rinnegare l'aspetto più profondo di Aimé. Nel senso che è veramente particolare la dinamica che caratterizza quest'uomo, perché da un lato la vuole legare a sé, però da un lato è come se rifiutasse l'essenza più importante di Aimé, che è quella proprio di pulizia interiore. Cioè, fosse per lei non farebbe sgarri a nessuno, lei non mancherebbe di rispetto a nessuno, non commetterebbe nessuna scorrettezza. Ed è come se lui in qualche modo la volesse sporcare, perché sporcandola riesce a farla entrare di più nel suo raggio d'azione. Mhm. Vediamo brevemente, Monica, solo super brevemente, questo gran dilagare di truffe legate alle criptovalute e legate allo schema Ponzi. È notizia di questi giorni che sono state finalmente chiuse molti siti, domini ed attività in Italia. Uno di questi, per esempio, identificato con 2139 nella regione Puglia, cioè nella zona del Salento, il Tacco d'Italia. Chi c'è dietro? Um, Come allora, entità, come energie. sì, come entità mi fa vedere Satana che lancia delle monete in aria, delle monete d'oro in aria. Mhm. E poi sotto, chi sta sotto, arrivano solamente eh, delle briciole di queste monete. Mhm. Mm, e lui ride. Ride perché le persone che erano sotto erano rimaste abbagliate e accecate dall'oro delle monete che lui faceva volteggiare in aria. E poi di fatto a loro rimangono solo come delle pagliuzze. E questo ovviamente lo diverte molto. Um, d'altronde, Dopo, eh, no, no, vai, vai. d'altronde, no, dimmi, dimmi. Prima tu. D'altronde è stata violata una legge che abbiamo deciso noi, Cioè? una legge di equilibrio tra il dare e il ricevere. Quando tu violi una di queste leggi, prima o poi, è ovvio che tutto quanto finisce all'aria, a gambe all'aria. Spiegamelo, cioè, questi sono i soldi facili, no? Allora, il meccanismo è il meccanismo Ponzi, che magari adesso analizzeremo velocemente. Intanto chiamalo Charles Ponzi, nato nel 1882, morto nel 1949, il più grande truffatore forse della storia, nell'ambito borsistico e non solo. Si entra in un affare, può anche essere vendita, può essere di tutto, può anche non esserci la vendita, bisogna portare 3-4 persone che a loro volta devono portare altre persone, quindi è un diagramma a radici d'albero, diciamo, o a piramide, dove c'è ovviamente un vertice della piramide e qualche strato sotto che guadagna, e quelli sotto devono in qualche modo trovare altri polli, fino a che questo sistema collassa. Lo schema Ponzi è sempre lo stesso. Quindi soldi facili. Qualcuno si è fatto anche dei soldi, prendendoli praticamente dalle tasche di quelli che ha sotto. Perché dare e avere? Noi abbiamo scelto questo, che ci fosse un equilibrio tra queste due azioni, ricevere e dare.
Mhm. Nel momento in cui creiamo uno squilibrio in una di queste due azioni, ok? Ma anche fosse troppo dare, prima o poi l'esistenza riprende il suo assetto di equilibrio. In questo caso, ovviamente, mi fa vedere per esempio Tom Ponzi come se fosse un uomo molto grasso, però quello penso che sia legato proprio all'avidità, no? Come lui che voleva accaparrarsi tutto, voleva mangiarsi tutto quanto. Mm. E quindi gli vedo questa pancia proprio smisurata di un ingordo. E quindi lui appunto che sta al vertice rispetto a questo gioco organizzato. Però d'altronde anche chi sta sotto, ma anche fino all'ultimo elemento della Mhm. piramide, ha accettato questo tipo di squilibrio. Mhm. Per cui, come sempre è in genere, ovviamente, il moto di riequilibrio parte dal basso e poi mano a mano sale su verso l'alto. Parte da ciò che è più recente e arriva poi a danneggiare, a riequilibrare in questo caso quello che è il primo, il più antico. Quindi nel caso di 2139, l'ultimo entrato che ha perso il suo piccolo investimento, tra virgolette, ha voluto prendere qualcosa che non è equiparato con il dare e la pagherà un po'. Chi invece è al vertice della piramide ha preso tanto e quindi la pagherà, dovrà dare tanto. Mi vale anche Mm. il contrario, chi già ha dato tanto e non ha ancora ricevuto si dovrà aspettare di ricevere. Aspetta, però all'interno della piramide no, perché tu sei entrato sottoscrivendo un sistema scorretto. Ok? Mm. Quindi chi pagherà di più è indipendente dal livello della piramide. Pagherai e basta. O pagherai proporzionalmente a quanto hai preso. Allora, sì, però magari anche in altre modalità. Sì, 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 Mm. certo. Mm. Però vale anche il contrario, al di là della piramide del 2139 di Ponzi. Chi dà nella vita, prima o poi riceve. Aspetta, È il molto metodo, dipende anche sembra dell'equilibrio. dall'intento. Perché se tu dai con un intento di ricevere, non stai dando. No, 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 certo. Mm. Perché come sempre diciamo, ciò che conta tantissimo è l'intento che accompagna l'azione. Ci deve essere armonia, cioè tu stai dando perché vuoi dare. E Mhm, allora lì per forza riceverai, certo. mhm. Però comunque all'interno di questo metodo c'era già scritta la fine. Perché comunque è, cos'è che hai detto, 21? 3-9, 39. giusto? Mhm. Ok. Quindi era come questa dualità, tu la accentri, ok? Ne fai un 1, dove 2 più 1 comunque fa 3, ok? Crei questa piramide che è il 3, 21, 3, ok? 3 più 3 fa 6, quindi 6 è sempre il solito numero che appartiene alla fazione uscente, ma poi subentra il 9, che è il 6 ribaltato ed è la nuova fazione. E tanto lo sanno che sono giochi che durano quello che durano, no? Fatto e disfatto. Sì. Chiamiamo Ponzi. Charles, dov'è? Allora, era rimasto in questa teca perché era un punto di riferimento importante per una serie di giochi che comunque si sono ispirati a lui. Aveva anima? Sì, secondo me sì. Ok. Chi l'ha ispirato? E mi fa vedere che ma lui può essere che è nato povero? Sì, sì, sì. Ah, ecco, perché mi fa vedere proprio che quando è ragazzino esprime proprio con tutto se stesso il desiderio di diventare ricco
e lo vuol fare a qualunque costo, non gli interessa in che modo. E facendo questo, immediatamente si sono attivate le entità del secondo universo, no? Pronte a fargli avere questo guadagno che chiedeva, tanto più sapendo tutto quello che ne sarebbe conseguito. Sia Satana, ma vedo anche Lucifero. Mm. Va bene, un ad eternum dei nostri, tutto sul Salento, come incoraggiamento, almeno a quelli che non hanno aderito. Un bravo, Mm, ad eternum bravo. sì. E un grazie anche all'amica Carmen che ha finanziato questa breve indagine. Chiuso qua.